Oggi la frenesia di Londra si dissolve mentre la metropolitana si allontana dal cuore pulsante della città per raggiungere i Kew Gardens, un altro dei suoi gioielli dove l'asfalto cede il passo al verde di prati e boschi. I giardini botanici reali sono un'oasi di pace che si estende su 132 ettari, patrimonio mondiale dell'umanità, ma sono anche un centro di ricerca scientifica e una meta imperdibile per chi vuole immergersi nella bellezza della natura. Le serre ospitano una delle più grandi e complete collezioni di piante al mondo, con oltre 30.000 specie diverse. All'esterno, in un ambiente tranquillo e rilassante, vi sono aiuole di rose e comode panchine, in cui riposarsi contemplando la natura, costantemente curata e protetta da giardinieri esperti. Nella Palm House sono state riprodotte le condizioni climatiche per coltivare una vasta gamma di piante tropicali, un vero paradiso per gli amanti della botanica. Un'altra serra più piccola, dalla forma circolare, espone diversi tipi di bonsai, i famosi alberi miniatura potati con estrema precisione, seguendo le regole di un'arte secolare. La Casa Temperata è la più grande serra vittoriana al mondo e sotto le sue volte in vetro cresce rigogliosa una grande varietà di piante provenienti dalle zone temperate del nostro pianeta, e alcune di queste sono davvero curiose. I sentieri favoriscono la visita e passeggiare tra queste piante è un'esperienza sensoriale, spettacolare e coinvolgente. Per una prospettiva diversa, non lontano dalle serre, nascosto tra gli alberi, troviamo il Tree Top Walkway, un percorso sopraelevato che si snoda tra le chiome degli alberi. Camminando su passerelle in metallo sospese a 18 metri di altezza, ci sentiamo parte integrante di questo meraviglioso ecosistema, osservando il giardino da un punto di vista privilegiato. Visitare i Kew Gardens è un invito a riconnettersi con la natura per apprezzare la sua bellezza e approfondire la conoscenza delle sue meraviglie. Non molto distante dai giardini reali troviamo il London Museum of Water and Steam, dedicato all'evoluzione della tecnologia di acqua e vapore e al suo impatto sulla vita quotidiana della città. Nel XIX secolo Londra affrontò il grave problema della contaminazione dell'acqua, con conseguenze devastanti per la salute pubblica. La principale fonte di approvvigionamento d'acqua era il Tamigi, sempre più inquinato a causa dello scarico delle acque reflue nel fiume. A metà 1800 ci furono 2 gravi epidemie di colera, con migliaia di morti, e uno studio dimostrò il legame tra le malattie e l'acqua contaminata. Questo portò alla consapevolezza che per migliorare la qualità dell'acqua potabile era necessario un sistema fognario, che all'epoca non esisteva. La nuova rete fognaria, che portava fuori città le acque di scarico, migliorò in modo significativo la qualità dell'acqua, con la conseguente riduzione delle epidemie.
Questa esposizione di elettrodomestici dimostra che con l'avvento dell'elettricità, strumenti che un tempo erano un lusso per pochi sono diventati accessibili a tutti, trasformando le nostre abitudini quotidiane. Questo edificio, prima di essere un museo, era una delle più importanti stazioni di pompaggio dell'acqua per la città. E ora diversi motori a vapore vengono esposti qui per comprendere quanto importante fosse stato il loro servizio. Questo è un motore a tripla espansione del 1910, simile a quello visitato nel museo di Campton, al quale abbiamo già dedicato un video. Ma altri motori, tra i più grandi al mondo, sono stati portati in questo museo dalla Cornovaglia, come la Bull Engine, che ha la caratteristica di avere un motore Cornish, ossia il pompaggio avviene tramite un peso in caduta, che viene sollevato dal motore. Una sezione del museo ci dimostra che oramai il vapore non viene più usato per alimentare le pompe, da quando la potenza dell'elettricità ha preso il suo posto. La visita a questo museo si è rivelata un'esperienza affascinante e formativa, capace di incuriosire e coinvolgere visitatori di tutte le età. Ancora un breve tratto di metropolitana e si arriva alla famosissima Piccadilly Circus. La sua fontana centrale porta in cima la scultura di un angelo, che per anni è stata chiamata erroneamente Eros. E tutto intorno grandi schermi pubblicitari luminosi creano un'atmosfera dinamica e vivace. Con una breve passeggiata si raggiunge Seven Dials, un famoso incrocio nel quartiere di Covent Garden, dove convergono 7 strade. La colonna al centro porta in cima 6 meridiane, perché alla fine del 1600 le strade convergenti erano 6 e la colonna stessa era la 7ª meridiana. L'incrocio è stato voluto nel XVII secolo dal politico Thomas Neal, al quale è stato poi dedicato un vicolo a pochi passi dall'incrocio. Entrando in Neal's Yard sembra di entrare tra le pagine di un libro di fiabe. Tutto intorno, ad una graziosa piazzetta, vi sono numerosi negozi, caffè e piccoli ristorantini, in edifici dai colori vivaci, con balconi abbelliti da fiori altrettanto colorati. Un angolino tranquillo a pochi passi dal traffico cittadino. Rimaniamo nel quartiere di Covent Garden per visitare il suo mercato più famoso, dall'atmosfera vivace e festosa, grazie anche alle esibizioni di artisti di strada. Già nel 1500 tutta questa zona era un mercato ortofrutticolo dove i monaci vendevano i prodotti coltivati nell'orto, mentre oggi caffè e ristoranti offrono concerti di musicisti emergenti. Al centro, l'Apple Market è riservato alla vendita di oggetti artigianali come gioielli fatti a mano, ma anche quadri, stampe e piccoli tesori di antiquariato.
La riqualificazione del mercato ha sostituito molte bancarelle con negozi eleganti ed interessanti, come questo specializzato in tè, la bevanda inglese per eccellenza. All'interno, trovare il proprio gusto preferito non è semplice, perché la gamma è incredibilmente varia e originale. Ma vi sono numerosi dispenser che invitano ad assaggiare e a quel punto la scelta sarà un successo assicurato. Sulla piazza di Covent Garden, nell'edificio che ospitava il Mercato dei Fiori nel 1670, è possibile visitare il London Transport Museum, che illustra lo sviluppo della capitale con l'evoluzione dei trasporti. Nella Londra del 1800 c'era l'omnibus, una carrozza con diversi posti a sedere e trainata da cavalli, precursore dell'odierno autobus, che in seguito ha lasciato il posto al tram, ancora trainato da cavalli, ma che poteva trasportare molte più persone con il loro carico di bagagli. Ma nel 1863 l'avvento della Circle, la prima linea di metropolitana con le prime stazioni come Baker Street, avrebbe cambiato per sempre la mobilità urbana. I vagoni, più confortevoli e veloci, permettevano a migliaia di persone di spostarsi agevolmente e i cavalli sono stati sostituiti da locomotive a vapore come queste. Alla prima linea si sono aggiunte molte altre per raggiungere tutte le zone di Londra e rispondere alle esigenze di una popolazione che passò da 1 a 6 milioni di abitanti nell'arco di un solo secolo. Oggi le linee della metro sono ben 14, incluso la Elizabeth Line, inaugurata nel 2022, e durante la guerra alcune stazioni erano un rifugio sicuro per le persone che cercavano protezione e conforto. Ma non dimentichiamo gli iconici autobus a 2 piani, tipici di Londra, che insieme a metro, treni e tram permettono a milioni di persone di raggiungere in poco tempo ogni angolo di questa grande città. Il museo offre un viaggio nel tempo attraverso i trasporti londinesi, per l'adattamento alle esigenze di una metropoli in costante crescita. A pochi passi dal museo troviamo l'edificio vittoriano della Royal Opera House, oggi in ristrutturazione. È comunque possibile visitare parte degli interni senza assistere ad un'opera lirica e prendere un caffè al bar-ristorante. Lungo i corridoi, numerose locandine sono testimoni di opere indimenticabili, molte delle quali italiane, e dal terrazzo si gode una splendida vista sul mercato di Covent Garden. Ma ora, a fine giornata, rimaniamo in zona, perché è impensabile lasciare Londra senza aver mangiato il suo famoso fish and chips. E così prenotiamo a Rock and Sole, considerato il miglior ristorante in città per questa specialità. Il locale esiste da 140 anni e la famiglia che lo ha gestito fino al 1968 ha tramandato agli attuali gestori i segreti per preparare questo piatto a regola d'arte. E infatti il risultato nel nostro piatto ha un ottimo aspetto e il gusto ha superato le nostre aspettative. Il modo migliore per concludere questa nostra giornata londinese.